Quinto giorno di viaggio, ultimo campo sulle dune a Merzouga, preparativi mattutini. Incontrerei la gloriosa mattina in cui vidi Il Crucco parla come al solito. Guarda con che fatica si alza da lì e se ne va. Vado con davanti immobile. Chiodo spunterà adesso, siamo venuti a portare sbatti, cose. Vedi? Sbattimenti vari di chiodo. Andiamo a seguirlo. Lo seguiamo. Con una fatica estrema va a portare le valigie ai tizi. Mi fa, dai vieni, carica da te. Mettila qua. E via. E ora si va a direzione... non so a direzione dove si va. Però usciamo da Merzouga. Buongiorno, buongiorno, ripartenza dal quinto campo, quinta notte, l'ultima qua in mezzo alle dune. Si fa un po' schifo tutto questo, che c'è lo sporco per terra ovunque. Qua fanno così purtroppo, creano dei fuochi la sera con tutto quello che abbiamo mangiato, tutta la spazzatura e tutto, e bruciano tutto e poi sotterrano, compreso vetro, plastica, tutto. E tutto questo deserto qua è cosparso di sta merda qua, perché c'è troppa gente. I nostri beduini. Ah, freschino stamattina, un bel freschino in mezzo a sto deserto qua, decisamente. Sì, sto deserto, cioè sta parte di deserto, queste due sono piccolissime, tutto qua intorno ed è pieno di raso di gente. E poi c'è sto plateau e poi arriva la zona ancora più turistica, che sono esattamente quelle dune lì. Madonna, ci abbiamo andato dentro ieri sera, E questo, esatto, questo è l'ingresso delle altre dune, quelle più turistiche, dove c'è tutta la gente a piedi. È con noi adesso. Ciao. Buongiorno. Tutto bien? Sì, muy bien. ¿Te importa que yo sigo? Vieni con noi. Tutto ottobiano qua. Questa qua è la porta di Merzouga. Ah, non entriamo neanche. Ah, siamo ancora di mattina qua, quinto giorno. Stiamo facendo questo pistone, mezzo pietraia, mezzo sabbia, come al solito, per dirigerci verso la pausa pranzo, direi. Paesaggio sempre uguale più o meno, con si alternano pezzi di roccia a dune, a mezza finta savana, con mezzo strompato. Alla ricerca del non polverone. Quinta piena, no, appoggiata, perché è pieno di sassi. Pausa pranzo. Sì, lo so, è caduto tutto. Dov'è? Guarda Bobo lì verso l'orizzonte. Adesso gli faccio una foto. Allora, ripartenza dalla pausa pranzo. Ora vado un attimo a vedere questa duna qua, vedere quanto è molle.
giornate. Oggi è giornata di trasferimento, questi drittoni, piattoni, fumosi come pochi e nulla di che. Guardate che posto qua, un posto incredibile. Chiodino qua di fianco, piattone in mezzo al nulla, tracce nuove, senza nessuno. Boom! Morbido. Morbido, sì. No, no. Faccio un mega piacere. Paesino. Ciao. E ma si ritorna nella polvere, quindi questa ve la risparmio, anzi ve la faccio vedere un attimino la situazione polvere com'è. Più stai dietro più c'è polvere naturalmente, perché più motori davanti più creano polvere. Se stai distaccato, sì, non c'è polvere, il problema è che non avrai mai l'andatura di quello davanti, quindi prima o poi lo raggiungi, di conseguenza polvere di nuovo. Letto del fiume. La caccia. Sacco di polvere però un sacco di vento, ma che bello l'effetto. Pausetta per levarci dal pozzo. Guarda l'acqua lì che è arrivata. Allora abbiamo Bobo qua davanti, siamo nel letto del fiume, quasi andavo giù, figa. Siamo nel letto del fiume. Vai Bobino. E via, tutto in piedi Bobo. Sgumme di Bobo. Bravo, come attutisci con quelle gambe. Boia Can. Va che pianura qua. Che distesa, che altopiano.
bello comodo qua. Spacco tutto, spacchiamo tutto. Qua perdiamo la metà della gente, non ci sono dei sassi grossi come la mia testa. Che bello girare a casa per tutto. Ciao ciao! E dopo esserci persi tra questi altopiani rocciosi raggiungiamo l'ultimo campo di questo viaggio e tra disboscamenti di legna, grigliate misere di pollo e le ultime storie davanti al fuoco è giunto il momento di portare le nostre stanche membra nelle nostre tende e già i pensieri vanno al giorno dopo, che sarà l'ultimo giorno di questa avventura, e tutti, mentre siamo chiusi in tenda nei nostri sacco a pelo con 2 gradi fuori, pensiamo solo una cosa, che è durato troppo poco. Ci vediamo al prossimo video.